A nord della Germania, Brema è una città-stato ed essendo la Germania una repubblica federale, Brema è il più piccolo stato federato della nazione. È divisa in due parti, Brema città e Brema porto, che si trova a 65 km a nord alla foce del fiume Weiser ed è lo sbocco sul mare della città. L'area di sosta camper è abbastanza vicina al centro, tanto che possiamo raggiungerlo in 20 minuti di bicicletta. La città è nata intorno al 100 d.C. ed era detta la Roma del Nord. Intorno al 1200 si è unita alla Lega Anseatica, guadagnandosi il titolo di Libera Città Anseatica, titolo che possiede ancora oggi. Le torri gemelle della cattedrale di San Pietro dominano un lato della piazza e risalgono all'VIII secolo d.C. Nel corso dei secoli questa chiesa ha avuto diverse ricostruzioni e restauri. Durante la Seconda Guerra Mondiale una grossa bomba la distrusse quasi completamente, ma fu ricostruita nel 1950 come la vediamo oggi. La parte più insolita di questa chiesa, però, si trova nel suo sotterraneo. La cantina di piombo è chiamata così perché un tempo vi si conservavano le lastre di piombo usate per costruire il tetto e in questa cantina si sono conservate dal 1700 8 cadaveri mummificati che si presentano oggi molto ben conservati. La piazza principale è il Markt, dove si trova l'imponente municipio, e la statua del Cavaliere Roland, dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nel 2004. La statua del Roland, alta 13 metri, è il simbolo della giustizia e della libertà. A fianco del municipio si trova la statua dei musicanti di Brema, creata nel 1951, che ricorda la famosa fiaba dei fratelli Grimm, dove i protagonisti sono un asino, un cane, un gatto e un gallo, e sembra che toccarle porti fortuna. Dalla piazza si può prendere la Böttcherstraße, una via che all'ingresso ha un rilievo dorato che raffigura l'arcangelo Michele che lotta contro il drago. La via è stata realizzata nel 1931 interamente con edifici in mattoni rossi ed è una via pedonabile di un centinaio di metri. È stata commissionata da un ricco mercante di Brema, Ludwig Roselius, che fece fortuna con l'invenzione del caffè decaffeinato AG. L'interno è un piccolo borgo con negozi, caffè, la fontana dei Sette Pigri e musei come la casa di Roselius. Proseguendo la passeggiata alziamo lo sguardo e fra due case troviamo un grandioso carillon con campane in porcellana che suonano un paio di volte al giorno. Ci spostiamo a piedi non lontano dal Markt e troviamo Schnorr,
l'ex quartiere marittimo di Brema, che fu quartiere a luci rosse e oggi invece è ricco di caratteristici ristoranti, caffè e negozi di souvenir. È molto piacevole da visitare con una breve passeggiata tra le viuzze racchiuse da casette colorate del XV e XVI secolo, oggi perfettamente restaurate. Questo quartiere si è salvato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e vi troviamo anche la chiesa di Saint John, costruita dai francescani nel XIV secolo. A pochi passi dal municipio si trova la chiesa di Nostra Signora e proprio nell'angolo una piccola casetta con una birreria, dove potersi riposare e rifocillare con un Wurster e birra fresca. Un'ottima conclusione alla nostra visita di questa bella città. Yeah,